Buongiorno a tutti voi amici, eccomi di ritorno con una dolcissima ricetta pensata per il giorno di Pasqua, le peschine sarde soffici con la marmellata, delle nuvolette di piacere che vi faranno andare le papille gustative in visibilio, si sciolgono in bocca e sono veramente dei cuscinetti speciali e unici. Realizzarle è semplice e veloce, tuttavia per un risultato ottimale bisognerà prestare attenzione ad alcuni passaggi fondamentali, un po' come i savoiardi, visto che l'impasto prende un po' ispirazione da questi altri fantastici dolci sardi. Per realizzare le peschine sarde ci occorreranno 3 uova grandi e a temperatura ambiente che dovremo suddividere così. Nella ciotola più piccola i tuorli che incorporeremo dopo, mentre in quella più grande gli albumi che inizieremo a montare con un pizzico di sale. Quando si sarà formata una bella schiumetta, allora aggiungeremo gradualmente anche 80 g di zucchero, nel mio caso di canna chiaro, sempre continuando a montare. Ecco, così come mostrato in video. Quando gli albumi saranno montati a neve fermissima, allora sarà giunto il momento di aggiungere anche i tuorli, così uno alla volta, mescolando con una frusta a mano delicatamente dal basso verso l'alto per evitare di smontare il composto. Proseguiamo così come vedete nel video. E ora uniamo anche la scorza grattugiata di un limone piccolo e biologico e mescoliamo. Infine setacceremo 70 g di farina 00 e 30 g di fecola di patate insieme così e in 3 riprese. Nel mentre mescoliamo sempre con movimenti delicati. Una volta pronto avremo ottenuto una bella crema che resta su. L'impasto dovrà scrivere, come si suol dire. Lo inseriremo all'interno di una sac à poche, taglieremo le estremità e inizieremo a formare le nostre peschine. Per intenderci, i dischi dovranno essere del diametro poco più grande dei macarons. Io non li ho misurati, sono andata a occhio pensando alle peschine sarde, però giusto per farvi un'idea, mentre in altezza dovrà essere una bella montagnetta, così come penso si possa percepire anche dal video, in modo tale che in forno possano crescere e anche se sì, tenderanno ad allargarsi un po'. Una volta pronti li spolverizziamo con un po' di zucchero a velo e li inforniamo in forno preriscaldato, mi raccomando, a 160 gradi per 15 minuti circa. Ecco, vedete, questa è una ripresa di quando erano ancora dentro il forno in cottura. Una volta pronti li adageremo sul tavolo, li staccheremo delicatamente dalla teglia con la lama di un coltello, così come vi sto mostrando, perché sono molto delicati, altrimenti rischieremmo anzi di romperli, ma sono irresistibili e io dovevo per forza farvi vedere subito all'interno la loro morbidezza e assaggiarli ovviamente subito. Ne ho farcito uno così con la crema Novi. Ho voluto lasciare l'audio originale per farvi rendere conto ancora di più della loro bontà. Dietro le quinte la voce della mia mamma che le ha amate ancora di più così rispetto alla marmellata. Che belline, si possono fare con l'alchermes o con le peschine. Le peschine. Le vendeva Corlonca, ti ricordi? Sì, che cosa buona. Mamma, un morso a te, un morso a me. Dure, va.
praticamente un panino. Sì, che cosa bella. Meraviglioso. Comunque, dopo questa visione catartica, proseguiamo con la seconda infornata. Liberiamo la teglia, aspettiamo che sia completamente fredda, mi raccomando, e poi potremo procedere a formare gli altri dischi di impasto. Stesse modalità di prima. Una volta cotti anche gli altri, prepariamo la bagna con una parte d'acqua, una di alchermes e una di zucchero, il tutto sul fuoco fino a sfiorare l'ebollizione, e io, vedete, ne ho messo pochissimo di alchermes perché a casa non piace tanto, però voi siete liberissimi di fare la bagna secondo i vostri gusti, infatti proprio, vedete, rosa chiaro e non rossa. Inzuppiamo un disco per pochissimi secondi, mettiamo al centro un cucchiaino di marmellata di pesche, inzuppiamo anche l'altro disco e chiudiamo, ed ecco formata la nostra peschina sarda. Meravigliosa! Procediamo così per tutte e ovviamente è immancabile la prova assaggio del mio babbo. Peschina sarda che ha fatto Marta, cioè mammi. Adesso l'assaggiamo, l'assaggio e vi faccio sapere come. Dai babbo, tutti gli amici di YouTube stanno aspettando il tuo parere. Va benissimo. Fai vedere l'interno? Che meraviglia! Ottimo. Ti piace, babbo? Sto rimane quel bel sapore in bocca di Marmellatina e l'impasto è simile al pan di Spagna, quindi leggero leggero, e poi la marmellata è pure senza zucchero, perfetta per babbo. Senza zucchero, quindi non fa male. E poi ne potete mangiare quanto volete. Esatto, parola di babbo. Finito. Mani pulite. No, le Mani sporche. Le mani sono sporche. Allora, con queste mani sporche saluta gli amici di YouTube. Ciao amici di YouTube. Tanto me ne sono lasciate sporche perché tanto adesso vado e me ne mangio un altro. Hai capito, babbo, il furbetto, Bene. Va bene. Allora, ci vediamo alla prossima occasione. Speriamo che sia il più presto. Ciao. Ciao. Beh, cosa ne pensate? Vi sono piaciute? Le proverete? Ma guardate che bella figura fanno nei loro graziosissimi cestinetti, pronte da servire il giorno di Pasqua. Tradizione vuole che siano preparate e farcite così, ma niente vi vieta di omettere del tutto la bagna e farcirle magari, ecco, con la marmellata che più vi piace, ma anche ad esempio solo con la crema di nocciole. Resteranno morbidissime ugualmente, ma come dico sempre, purché chiuse bene ermeticamente. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Da noi, che ve lo dico a fa, sono sparite il giorno dopo, quasi non vedevano l'alba del giorno dopo. Vi abbraccio forte e vi auguro una buona Pasqua. Ciao!